One. Thank you. Yeah, clap. Ho smesso i miei studi universitari studiando anfibi e pesci e dopo un'intervista non andata bene per la polizia scientifica, ho avuto un contratto di lavoro all'Istituto di Apicoltura e qui sono entrato in contatto con il mondo delle api, inizialmente utilizzando il mio background da biologo molecolare e quindi studiando le razze di api e utilizzando i metodi molecolari per la diagnosi di malattie e virus sulle popolazioni di api. Questo è stato il mio approccio. Dopo aver fatto circa 12-13 anni di ricercatore a tempo pieno presso l'Istituto di Apicoltura e dopo aver avuto l'opportunità di entrare in contatto con gli apicoltori tramite appunto l'analisi sensoriale del miele e il prodotto miele, mi sono accorto che mancava un anello di congiunzione tra la ricerca e il campo e quindi ho pensato di cominciare un'attività da libero professionista per riportare i risultati della ricerca, filtrare se vogliamo i risultati della ricerca in modo applicato agli operatori di campo. E quindi ho deciso di dedicarmi di più a educazione, formazione e nel tempo ho sviluppato altre competenze che vanno oltre quelle del biologo molecolare, ma anche da apicoltore in prima battuta, esperto di mieli, e in un ambito internazionale riesco a portare innovazione e cercare di al meglio di rispondere alle esigenze di ogni apicoltore, in quanto l'apicoltura non è un qualcosa di standard, ma è un qualcosa di fatto su misura a seconda del paese dove ti trovi. Questo è qualcosa che ho sempre sentito dire dagli apicoltori di lunga data, che non si finisce mai di imparare e che in apicoltura ogni anno è diverso dal precedente. Questo è vero, io ormai faccio apicoltura in modo diretto da quasi 20 anni e ogni stagione mi sorprende, le api sono sempre in grado di sorprendermi e soprattutto, ripeto, andando in giro per il mondo ti rendi conto di come le pratiche apistiche devono essere adattate al territorio e di come sia una fusione tra l'apicoltura e il clima e la flora di ogni territorio. Quindi non si finisce mai di imparare e ogni apicoltore mi arricchisce, quindi quello che ancora mi motiva a cercare sempre qualcosa di nuovo è che per me non è solo un dare, ma è anche un ricevere dagli apicoltori. In effetti è così, nella mia famiglia non c'era apicoltura per tradizione e io mai studiando biologia avrei pensato di finire a lavorare con le api. La mia idea era un giorno sarai un documentarista per il National Geographic o farai qualcosa di audiovisivo, questa era la mia idea. E in effetti essere a contatto con le api è un qualcosa che ti rapisce e diventa quasi una dipendenza, se vogliamo, perché il mondo, la società delle api, più che il prodotto miele, più che i prodotti delle api, è un qualcosa di affascinante. Lavorare a contatto con le api, la società delle api è qualcosa di affascinante, è un qualcosa che ti sorprende, come questi piccoli esserini riescono non a comportarsi in modo individuale, ma riescono a fare qualsiasi cosa sia utile per il superorganismo alveare, quindi le loro scelte sono sempre in funzione della comunità. Questo è qualcosa che a me ha sorpreso molto, mi affascina ancora, in più il mio background da biologo molecolare era sul sistema riproduttivo degli animali e il modo in cui le api si riproducono è decisamente unico e affascinante, quindi questo è qualcosa di ancora misterioso in parte e qualcosa che mi stimola a continuare in questo settore. In genere oggi siamo piuttosto superficiali nell'approccio al cibo in generale, ci facciamo guidare molto dalla vista nelle nostre scelte, mangiamo di fretta, non siamo attenti a ciò che facciamo. Quindi l'idea è proprio di trasferire un metodo da applicare, in questo caso al miele, poi più in generale a qualsiasi alimento che mangiamo,
dove si presta attenzione a tutti gli aspetti, all'aspetto visivo, all'aspetto olfattivo che è molto importante e spesso sottovalutato, all'aspetto gustativo e anche al piacere tattile che proviamo quando mangiamo qualcosa. E il miele secondo me è particolarmente didattico perché la diversità di sapori, di aromi che troviamo nel miele rappresenta i diversi territori, rappresenta le diverse essenze botaniche, le stagioni che si alternano e quindi questo metodo può secondo me facilmente essere trasferito poi ai prodotti locali. Quindi ovviamente io da italiano insegno analisi sensoriale sul miele italiano e per me i mieli internazionali sono una scoperta, ma l'idea che ho e la visione che ho trasferendo questo metodo ad altre persone è che poi anche i mieli di altri paesi possano altrettanto essere valorizzati e i consumatori riescano a trovare di volta in volta il miele che più si adatta alle loro esigenze, perché il miele non è solo un dolcificante, ma è un alimento che possiamo portare sulla tavola tutti i giorni. Sì, l'aspetto di intrattenimento e divertimento è un qualcosa che è sempre presente perché quando siamo estremamente professionali a volte la tensione non ci riesce a far esprimere al meglio, quindi il fatto di svolgere questi corsi in modo divertente, di cercare un'interazione con gli studenti è qualcosa che va a beneficio dell'apprendimento, quindi le classi devono essere di un certo numero di persone perché se no non c'è interazione, anche il modo in cui veniamo a disporre gli studenti vuole favorire l'interazione tra gli studenti e in genere dopo un primo giorno dove le persone sono un pochino scettiche, si pongono il dubbio sono capace, non sono capace, sarò in grado, è troppo difficile per me, dopo un po' anche condividendo alcuni descrittori, alcuni aggettivi anche divertenti che ognuno porta dalle proprie esperienze individuali, le persone si sciolgono e riescono veramente a trovare divertimento in ciò che fanno. Poi ovviamente il divertimento vuole essere anche quando queste pratiche vengono portate a casa, perché se mi trovo con gli amici per degustare alcuni mieli non voglio annoiarli, non voglio essere estremamente pesante e voglio che ciascuno si senta libero di esprimere le proprie opinioni senza nessun tipo di condizionamento o freno. Sì, diciamo che questo tipo di educazione è costruita per tutti. Chiaramente ci sono alcune persone più predisposte, non è necessariamente perché hanno un olfatto più sviluppato o un gusto più sviluppato, anche la predisposizione mentale all'apprendimento, al fatto di comunicare, di sviluppare un linguaggio appropriato, sono fattori importanti. Chi diciamo magari fa più fatica in un certo ambito, con l'esperienza e l'esercizio riesce comunque a sviluppare buoni risultati. E inoltre c'è anche sempre da pensare che l'obiettivo non è quello di diventare il miglior sommelier del miele del mondo, l'importante è riconoscere i mieli difettosi dai mieli di qualità ed eventualmente per un produttore o per una persona familiarizzare con quelli che sono i mieli più tipici della propria zona, non necessariamente uno deve conoscere i mieli che vanno dall'Australia al Canada, ecco, non è questo l'obiettivo. Inizialmente le mie classi, la mia formazione era rivolta soprattutto agli apicoltori italiani, magari in corsi organizzati dalle associazioni di apicoltori, quindi comunità piuttosto omogenee che avevano a che fare con le stesse problematiche e con gli stessi prodotti anche se vogliamo. Poi girando il mondo per altri aspetti della mia attività professionale ho visto che queste conoscenze in altri paesi non c'erano e dal 2015 ho deciso di sviluppare questi moduli formativi per persone che parlano l'inglese e di fare anche corsi all'estero. E questa attività, devo dire, è per me un'attività altamente gratificante perché vero, ogni volta che vado io imparo qualcosa da questi gruppi di apicoltori che sono molto diversi dagli apicoltori italiani. Quindi l'idea che ciò che è stato fatto in Italia negli ultimi 40 anni, perché non è nata con me questa attività, ormai sono 40 anni che la tradizione italiana promuove questo tipo di formazione, vedere che questa attività viene oggi trasferita agli altri paesi e che i miei studenti oggi cominciano a dare vita a iniziative simili, qualcuno in sé,
Serbia, qualcuno negli Stati Uniti, qualcuno in Sudafrica. Abbiamo persone in vari paesi del mondo che hanno fatto proprio il metodo, che vogliono rimanere in contatto tra di loro, continuare ad imparare e valorizzare le produzioni locali. Questo era il mio obiettivo dall'inizio, e vedere che oggi comincio a vedere i primi frutti nascere mi mantiene molto motivato a proseguire, anche se devo dire è sempre faticoso spostarsi da casa, dormire fuori, organizzare le trasferte, spedire i mieli, non è semplice, però la motivazione è molto alta e quindi continuo a farlo finché le forze mi sostengono, diciamo. Oggi la sfida, diciamo, di rendere sostenibili le pratiche apistiche è una sfida complicata, perché sono molti fattori che interagiscono, le api interagiscono con tanti aspetti ambientali e gli apicoltori sono in prima linea verso questo. Gli apicoltori sono sempre stati, diciamo, un baluardo a protezione della biodiversità. La loro attività, diciamo, che noi vediamo dall'esterno come produzione di miele, in realtà è un'attività che si riflette nella protezione del nostro ecosistema, perché le api, anche senza chiederlo, svolgono un servizio di impollinazione ecosistemico in modo gratuito, oltre l'impollinazione su tutte le fioriture e le piante che mangiamo. Nella mia pratica oggi questo vuole dire principalmente cercare di ridurre la dipendenza da alcuni trattamenti chimici che si usano in apicoltura, specialmente contro alcuni parassiti, patologie, spostandosi verso alcuni metodi più biotecnici, biodinamici e con prodotti più sostenibili. La mia attività si riflette nel trasferire sostenibilità economica alle aziende. Una volta le aziende potevano vivere semplicemente producendo miele, oggi è molto difficile perché sul mercato ci sono prodotti che arrivano a basso prezzo e di dubbia qualità. Quindi per me significa trasferire alle aziende la possibilità di diversificare le loro attività in apicoltura, non solo con produzioni diverse dal miele come polline, pappa reale, cera o veleno d'api, ma anche servizi legati all'apicoltura, quindi servizi di educazione, servizi di interazione col consumatore, servizi che riguardano il ruolo delle api e degli impollinatori in senso più lato nel nostro ecosistema. Quindi questo vuole fare degli apicoltori dei testimonial rispetto alla sostenibilità e l'educazione ambientale. Fantastico.